will bring you closer to achieving those goals. When you think about the features your network will have, think about how each individual feature you're trying to add will advance the goals and bring you closer to achieving your mission. Many of the websites I work with try to stuff the website with so many features that users get confused. They don't know what this feature is for, why it's needed, how to interact with it, and how other users will, in general, they just get confused. So think about each feature as a mean of achieving a specific goal. Make two lists, goals and features, and map them together. È importante stabilire dunque qual è la vostra missione, quali sono i vostri obiettivi e come potete raggiungere in maniera più rapida o comunque più efficace i vostri obiettivi. Non è necessario creare centinaia di funzionalità, l'importante è capire cosa vogliono i vostri utenti e creare funzionalità adeguate, altrimenti loro si sentiranno confusi. When you start adding more features, you also lose focus and you start duplicating features that you might already have on your website. In particular, if you think about Elgg, we have inbox, personal messages between users, we have discussions, we have the message board. So a lot of features are duplicating each other, and when a user comes with a certain problem, the user is confused. Should I go and start a new discussion? Should I send a specific message to somebody? Should I go into somebody's profile, send a message board? Or what else should I do? In a way, less is more. If you stay focused on a specific feature and you work it out to such detail and to such precision that it actually works and helps users, then you might win. Rather than having 10 features, one feature might be enough for what you're trying to do. E un altro errore sempre che abbiamo notato è quello della quantità di funzionalità duplicate che fondamentalmente assolvono allo stesso compito. Per esempio in Elgg abbiamo diverse modalità per l'invio di messaggi, l'inbox, il personal message, il message board, e quindi l'utente alla fine può risultare essere confuso. Probabilmente in questo caso il motto less is more, quindi meno ma per ottenere di più, è valido, in quanto dobbiamo stabilire un obiettivo preciso e probabilmente una sola funzionalità avrà il maggior successo di 10. And of course, keep it social. I mean, as a social network, you want to promote interaction between users. The more features you add that advance an individual user, the more closer you become to being a personal app. We have Google Play Store with millions of apps that do just that. So, don't add another calendar app, don't add another messaging app or collecting photos. Make it so that users interact and promote the interaction between the users. Lo scopo principale sarà dunque quello di permettere alle persone di interagire fra loro. Cercate di non creare qualcosa di simile ad una app, un'applicazione personale, proprio perché esistono già strumenti di questo tipo, ce ne sono a centinaia sul mercato, e voi invece dovete promuovere proprio ciò che è qualcosa di maggiormente interattivo possibile. International Women's Forum built a social network for their members, which is a few thousand users, but all it does is lets users update their personal information, so the rest of the users have up-to-date contact information for the rest of them. And it creates a roster with simple search features, so it achieves a simple goal using the social networking features. International Women's Forum. L'International Women's Forum ha creato un social network molto efficace, nel quale solamente alcuni utenti possono aggiornare i contenuti, mentre altri possono semplicemente leggerli, e ha uno strumento di ricerca sempre molto efficace, e quindi è un social network che funziona bene. Once you've thought about the features you're trying to add, think about who the different actors in the system are and how do they interact with each other and how do they interact with different types of content. Social networks model reality, and as you know, as humans we have very complex relationships between each other. We associate in different ways, and
that models will have to be transformed into code. And the more you can tell your developer how your system will work and how individual pieces of the puzzle will fall in together, the easier you'll make the job for the developer, and in the end, I think it will determine the integrity of your social network. Nel momento in cui dobbiamo andare a scegliere le funzionalità da inserire all'interno dei social networks, dobbiamo bene individuare chi sono e come sono gli attori che interagiscono al suo interno, come interagiscono e quali sono le azioni che andranno a compiere. E come nell'ambito reale dei rapporti umani, le relazioni si costruiscono in maniera complessa e nel social network dobbiamo comunque riprodurre tutto ciò attraverso un codice. Quindi più precisa e accurata sarà la scelta, comunque la definizione dei nostri target, e migliore sarà anche il lavoro per i stessi sviluppatori. Come risultato otterremo un prodotto di buona integrità. No matter how simple the network is, it usually ends up being a very complex social model. To illustrate, this is a website, a social network for nurses. And it helps nurses in different hospitals interact with each other. But then the system grows, and then you have recruiters, you have hospitals, you have hospital administrators, all interacting with each other, trying to recruit new nurses, nurses exchanging information between each other through discussions and forums. Nurses associate together into lounges that are built around hospitals, built around different medical schools, and so on. So the social model is a progression, and it grows exponentially, and the more you can define the individual actors, the individual links between the users, the easier it will be for you and for the development team to build the social network. E il rischio di passare da un semplice modello, quindi da un network semplice, a uno molto complesso e elevato. E guardiamo per esempio il caso di questo social network dedicato agli infermieri. Si parte dall'interazione tra infermieri, ma ci sono poi tante altre categorie che sono state aggiunte, gli stessi ospedali, ci sono datori di lavoro, amministratori, scuole di medicina che sono entrate all'interno delle social network, e quindi questo è cresciuto esponenzialmente, andando a inficiare quelle che sono le relazioni individuali fra i membri. Just a question. Are these examples all Elgg based? The examples are all Elgg based. Yeah. This was the first site. I'm just helping them. The Smile Connect was a site that I'm just helping with some features, and last two, IWF and Nurses Lounge, Matt and I were working on those with ARC. Yeah, they're all Elgg based. Yeah, because for users it's nice to see how flexible it is also graphically. Yeah. Gli esempi forniti sono basati sul sistema di Elgg, quindi un sistema flessibile. Once you know the actors and once you know the relationships between them, you should also think about how different, what different permissions within the system are. What is the set of rules and policies that governs these interactions and relationships? Think about the roles in the system. I mean, by default you would have administrators and users, but then you might also want to have editors, moderators, translators. There are all kinds of smaller roles and functions that you might want your users to perform. And if you can define those and tell your developers in advance that these roles will exist, it will be easier for us to predict and to lay the foundation for later implementing these. Una volta che abbiamo definito gli attori e le relazioni, quindi i gradi di interazione fra i membri, un altro aspetto importante da sottolineare è quello dei ruoli, delle politiche, le autorizzazioni che si hanno all'interno del social network. Normalmente avremo degli amministratori, gli utenti, ma ci possono essere anche ruoli minori come moderatori, traduttori. È importante segnalare la presenza di tutte queste figure allo sviluppatore in modo tale che il prodotto finale sia più semplice,
produrre social network. You should also think through the approval system. How does individual content, what workflow does the content go through before it appears on the site? How do users register? Do they need some sort of approval? Are you going to implement some background checks? I believe Matt was working on a site where parents could hire nannies, and before a nanny could register on the site, they had to go through a background check to verify they're not psycho and that parents can actually leave their children with this person. If somebody posts a blog, does it appear on the site instantly? How do you protect yourself from spam? How do you protect yourself from all kinds of fraudulent posts and so on? Un altro aspetto che è importante valutare è quello delle opzioni da affrontare prima che il contenuto appaia sul social network. L'utente deve registrarsi, sono necessarie approvazioni prioritarie, è necessario effettuare delle verifiche precedenti alla registrazione. Abbiamo un caso di un social network che si occupa dell'assunzione di babysitter, che prevede un'autorizzazione preliminare alla registrazione della babysitter sul social network stesso, proprio per verificare le credenziali di questa persona. Anche quando andiamo a postare sui blog, come possiamo proteggerci dagli spam e da eventuali messaggi strani o azioni fraudolente. Once the content is on the website, how do users react to it? How do users interact with this content? Do you have a system of likes, comments, reviews? Can users like their own content? Do you have some star rating system? How do points get accumulated? Where they're stored? Do you rate users? Do you rank users by the number of likes they've accumulated, and so on? Una volta che i contenuti vengono pubblicati su social network, un altro aspetto da osservare è quello delle reazioni ai contenuti, espressioni, commenti, like, come possiamo classificare gli eventuali utenti in base ai punti accumulati, se abbiamo una classifica stessa degli utenti che fanno parte del social network. In this example here, I was asked to build a review system. It's a massage school, so these massage students get volunteers to lay on the table and receive a massage, and then these massage students ask these volunteers to submit a review, and the volunteers could rate the massage with 10 stars and leave a review. So one of the questions we had to ask here, do we allow guests to leave a review? Do they need to register? And then do individual students have control over which reviews are displayed? Can students delete reviews that they don't like? So all these questions you need to ask yourselves before you go into the development process and be ready to answer these questions if the developer asks you. Ci sono poi altre domande che bisogna porsi, sempre da segnalare allo sviluppo. One of the most important parts, I think, of any social networks, and you probably noticed that with Facebook and Google Plus, is privacy. Who has access to what information? Who decides who has access to what information? How does that manifest itself through user interface? How much control do you give your users over the workflow? And how long does a certain content exist in the system? Un'altra parte importantissima nella creazione dei social network riguarda la privacy. Dobbiamo chiederci chi e come può accedere sul social network, come deve essere strutturata l'interfaccia utente, quanto controllo si può garantire sul flusso di lavoro e per quanto a lungo un contenuto può rimanere all'interno del social network. As a social network, any information you collect, you're responsible for protecting it. So yes, you might want to have a profile with 100 fields collecting as much information about your users as possible, but on the other hand, that brings out the responsibility of
making sure that users have control over who can see that information, that you can actually ensure that that information is secure and protected and only accessible by those that can see. Who has control over how long that information exists on the site? Can user delete their account? What happens once the user deletes their account? Do you continue retaining their profile information? If the user changes their location, do you keep the old location or do you delete that information altogether? Una volta che all'interno del social network vengono acquisite delle informazioni, bisogna poi domandarsi come, cioè fino a che grado va protetta questa informazione, tutelata. E infatti abbiamo una certa responsabilità per quanto riguarda la protezione dei dati. E dobbiamo infatti assicurare che gli utenti abbiano controllo sui propri contenuti, su chi e come può visualizzare quei contenuti, che i contenuti siano accessibili solamente a coloro che sono stati selezionati per l'accesso, e se appunto dobbiamo definire se è possibile modificare o comunque cancellare un account e in quel caso trattenere i dati precedentemente memorizzati, e per quanto a lungo trattenerli. Ci sono vari aspetti da considerare. In this example, we're building a platform for teachers to interact with the students and parents, and this was e-learning for students with reading difficulties. And after each session with the student, the teacher leaves feedback that is accessible either by the student or by the parent or by other tutors in the school. So you don't want a parent accidentally gaining access to information that was meant for other tutors. You don't want students getting access to information meant for the parents, and so on. So all these little privacy and access levels are very important for certain networks. Per alcuni tipi di network il discorso dell'accesso e della privacy dei contenuti è particolarmente sensibile e importante, e pensiamo per esempio a questo social network dedicato a insegnanti, studenti e genitori di ragazzi con difficoltà di apprendimento, e in particolare dopo ciascuna sessione il professore nota un feedback che può essere visualizzato dallo studente, dai genitori o dall'eventuale tutor del ragazzo. A questo punto è necessario stabilire e garantire che il feedback sia letto dalla persona giusta, che non ci siano altre persone che abbiano accidentalmente accesso a contenuti che non possono vedere. Every network needs to exist and needs to have funding that will fund the development process and will later ensure that network can develop and can sustain itself. So you need to outline some strategies. How are you going to monetize your website? Is it going to be advertising? Are you going to sell subscriptions? Are you going to share any of the revenue with the users that are either generating content or just being members of your site? How are you going to onboard new members? Will there be some system of invites? Will it be the new Gmail that's invite only, or will it be open to broad public? Then also think about how much you're going to notify users and by what means. I cover new badges to implement a certain set of steps to achieve a certain level of a certain new level in the system. Un altro aspetto sempre da considerare è quello dei fondi, dell'aspetto economico, la monetizzazione. Infatti dobbiamo rendere il social network sostenibile, che possa appunto autosostenersi, e per questo dobbiamo capire come poterlo monetizzare attraverso pubblicità, attraverso adesioni, abbonamento, attraverso generazione di contenuto che viene poi pagato.
E un altro aspetto da considerare è per esempio il discorso degli inviti, e quali contenuti possono essere visti da tutti, quali necessitano di un invito specifico, se tutti possono aderire al social network. E le notifiche, quando e come devono essere inviate le notifiche, se per ogni nuovo contenuto dobbiamo inviare una mail a ogni membro, eccetera. In this example, we're building a network for non-for-profit organizations to interact with users that wanted to donate funds to their cause. And we built a system of invites where each user had an individual, a unique code, so we could track how many new users each user brought on board, and later we probably somehow could give them some incentives at a later stage. Sorry. In questo social network creato per le NGO, ONG, era prevista praticamente la donazione di fondi per cause particolari. In questo caso abbiamo deciso di assegnare a ciascun membro un codice individuale attraverso il quale riuscivamo a tracciare tutti i nuovi ingressi che il membro sponsorizza, che comunque promuove, e di conseguenza garantire degli incentivi o monetizzare questi ingressi. As I said in the first slide, many people rush into hiring a developer. I think once you've gone through the first 6 steps, you're somewhat closer to actually hiring a developer. You need to select tools that actually will help you build out the framework you've defined in the first 6 steps. There are many tools out there, and many open source tools that you can use for different aspects of your site. No matter what tool you're trying to choose, you should always consider the following aspects. First being the license. Nowadays we have a lot of open source licenses. They're somewhat similar but also very different. You should really understand what the terms of different licenses are, and what obligations arise from you using a certain tool. What kind of track record this tool has. Has it existed for a few years? Does it have good reviews? Does it have a GitHub page with followers and contributors? Or has it been created yesterday? It seems amazing, but you're not really sure if it will exist long enough, and if it will still exist when you finish your project. Does the project have an active community? Is there some peer support? Can you get help if you encounter certain problems? And of course, documentation. Without good documentation, you shouldn't even touch a tool. Okay, this was fixed. No, you were smiling. I was responding to the smile. Okay, dopo aver affrontato i 7 punti precedenti, ora siamo pronti a concretamente chiamare lo sviluppatore, e dovremo scegliere uno strumento, un tool sul quale appunto lavorare. Ce ne sono molti disponibili, di cui molti sono open source. Anche tra le licenze open source però abbiamo differenze, dobbiamo quindi andare bene a esaminare quelli che sono gli obblighi e quelle che sono appunto le caratteristiche dello strumento. Un'altra cosa importante da valutare è l'affidabilità del tool, andando a vedere eventuali review e da quanto tempo esiste. E dobbiamo anche vedere se appunto esiste uno strumento di supporto, e la documentazione ovviamente va consultata perché è fondamentale. There are many open source social frameworks, open source tools for building social networks and frameworks that you could use to build a social network. No matter what tool you choose, I think you should understand why you're choosing that specific tool. I'm sure if I asked today on the Elgg community why Elgg, 90% of people wouldn't be able to answer. They would just say it's open source and it's the first one I came across. I think in looking back to the past and some of the larger projects we've built, I think in some certain cases it would have been easier to start from scratch.
Ci sono quindi molti strumenti, e tra cui appunto Elgg, abbiamo visto prima l'elenco, però è importante capire perché utilizziamo un sistema piuttosto che un altro. Non scegliamo Elgg semplicemente perché è l'unico che conosciamo o perché è un open source, cerchiamo di capire perché andiamo a scegliere quel prodotto. And also, if you know your use case. If you're building an e-learning platform, maybe Elgg is not right for you. Maybe you'll be better off with using Moodle. Do research in the specific area that you're working in, be it e-learning, e-commerce, and so on. Maybe you don't need a social network. Maybe you don't need thousands of registered users that are dormant in the system just because you want to have a social network. So think about your use cases and choose your tools responsibly. Ci sono quindi altri framework disponibili in base anche al tipo di utilizzo che farete. Se per esempio volete creare una piattaforma di e-learning, vi sconsiglio Elgg, ma vi consiglio un altro framework come Moodle. Quindi capite bene che utilizzo vorrete farne e scegliete lo strumento giusto. I think many people go into the development process with the misconception that if they're using an open source free tool, then it will be a cheap project. I think sometimes using an open source tool might end up costing you more than building something from scratch. Always know your costs, estimate how much it will cost you to design and develop the site, how much it will cost you to maintain it, hosting, domain, SSL certificates are all important. Hosting, a lot of people start thinking, oh, I'll just use the $10 a year hosting, shared hosting, and that's the wrong approach because you always run into problems, and you should really consider dedicated servers, cloud hosting, if you're serious about maintaining a live, active community. Yes, there's support maintenance, there are certain software licenses. If you're using tools like Google Maps or other APIs, yes, they're usually free, but once your network grows, you'll run into some quotas and you'll have to pay for certain services. Quando si utilizza un sistema open source c'è la concezione sbagliata che ci possa dare, diciamo, un risultato a basso costo economico, invece non è vero. Spesso utilizzare sistemi open source dà come risultato un prodotto più costoso e bisogna valutare quindi i costi, tra cui il design del sito, la manutenzione, l'hosting, mai affidarsi a server a basso costo perché spesso provocano problemi, ma cercare eventualmente dei server più affidabili su cloud, il costo delle licenze e eventualmente anche altre spese che potrebbero nascere se il network comunque migliora e si espande. I think one of the second most common mistakes is people creating a design before thinking through what their network is about. I often receive an email, I want to build a social network, here's the design of it. And I'm like, okay, the design looks great, but have you actually considered how this button will interact with the user, and how what implications adding this button has on the rest of the system? You know, people don't think that every little UI element might end up taking 20 days of development time just because it's a very complex feature that hides behind a very simple button. E quando parliamo di design è importante capire a monte cosa vogliamo dal network e quali implicazioni vogliamo dare ai vari comandi. Ecco perché è necessario svilupparlo in questo stadio dello sviluppo. E infatti una semplice scelta poi può avere ripercussioni più complesse in seguito. Yeah, simple logical design. Right, so once you've completed all these steps, you're ready to hire a developer. You can start looking. Now, once you've selected the platform you want to work with, once you know the tools you want to work with, once you have a 20-page specification document that outlines every possible feature you want to have on the site, start looking for a developer.
There are sites that can help you. There's Guru, there's what's the other one? Upwork, and so on. Or you might have some personal contacts. I think the wrong approach is to try to find a developer before you know what you want, because the developer tends to be a very opinionated person that they can really sidetrack your development efforts and lead you to the way where they think you should be rather than you telling them where you want to be. E a questo punto siete pronti per affidare il lavoro ad uno sviluppatore. Una volta che avete scelto la piattaforma, gli strumenti, le funzionalità che volete creare, contattate uno sviluppatore attraverso, ci sono delle community, insomma dei luoghi in cui si possono trovare questi sviluppatori, oppure avete dei contatti personali. Quello che è importante è non pensare di chiamarlo sviluppatore o comunque di assumerlo prima del progetto, ma solamente in questa fase, perché sarà lui a capire la struttura che volete fare e a guidarvi attraverso la creazione. So yeah, get ready for launch while the developer is working, but keep in mind that first 90% of the development time accounts for the 90% of the code, and the remaining 10% of the time accounts for another 90% of the code, meaning that every project will run out of budget, will run out of time. So be ready to be flexible and extend the time frames a bit. Be open to your developer asking you questions that you were not ready for. A questo punto siete pronti a lanciare il prodotto e siate però flessibili per quanto riguarda la tempistica che vi siete dati. Infatti lo sviluppatore potrà avere domande che non vi eravate posti prima, e ricordiamo che il 90% del tempo verrà passato a generare il codice, e che il restante 10% sarà altrettanto dedicato alla stesura del codice, quindi ci vuole tempo e bisogna essere flessibili. No matter how simple your design might be, expect that users do not understand it. Always have tutorials, always have help pages, support chats, and whatever you can imagine to help your users, do it, just because they will know what's in your developer's mind. Considerate la creazione di tutorial, di spiegazioni anche per cose più semplici, proprio perché gli utenti non capiscono quello che voi avete in mente, e quindi dovrete spiegare praticamente tutto. Always have multiple servers, workflow to deploy any changes to the production, because things go wrong all the time. The more you test before you deploy, the better. Have a staging server, another staging server, do multiple steps of deployment, have users test it thoroughly always before anything goes to live site. Un altro aspetto importante è quello dei test. Quindi assicuratevi di testare ampiamente il prodotto che avete creato, perché ci possono essere problemi nel workflow, problemi con i server, quindi bisogna appunto avere pazienza all'inizio. Think about what will happen in case the access to your website is terminated, your server goes down, or a certain part of the website is not working, a certain feature that you just deployed stopped working. Are you going to email your users? Will there be some sort of a news flash? Are you going to put down the site into maintenance mode with some message to your users? Just be prepared to deal with emergencies in order not to alienate users, not to piss them off because they can't access their information and so on. Preparatevi dunque a possibili interruzioni, eventuali emergenze, a dover mettere il sito in modalità manutenzione, perché si possono verificare problematiche a qualsiasi livello, però sono da prevedere. And think about how you're going to analyze, first of all, views and where the users come from, what technologies they use and so on, but also think about how will you measure the effectiveness of your tutorials, how will you decide whether a certain feature you thought was important is actually important, do people use it,
maybe it's easier to drop it to not confuse users and things like that. E un altro aspetto importante una volta che il network è partito è quello di valutare l'efficacia dei tutorial, delle funzionalità che avete messo in piedi, proprio perché magari una funzionalità che vi sembrava molto importante poi non si rivela tale, quindi può confondere l'utente. Well, once you've launched, always monitor how your website's doing. Is it, are users engaged with this site? How are they engaged? What can you do to make it better? Try to improve performance. The development process usually is a long process, but performance improvement can be as long and as effective. And if you're trying to add features, do not try to squeeze in a new feature just because you have a little window. Plan your updates, plan what new features you'll add to the site and when, how will that process work, because you try to add a little tiny new feature in a temporary upload and then you break something. E dopo il lancio dovete sempre monitorare la performance del website, come interagiscono i membri, se interagiscono, e cercare di migliorarlo. Bisogna costantemente monitorare la performance e infatti il processo di miglioramento della performance può essere tanto esteso quanto la creazione del social network stesso. Se decidete di aggiungere delle funzionalità, valutatelo bene, perché farlo in maniera sbrigativa o frettolosa potrebbe avere ripercussioni successive. Okay, I'm finished. Any questions? Ci sono domande? Yeah, I wish I had that guy before starting. SocialBusinessWorld. Well, I'll write a big article to help others that might go through the process. I'll be here for the next 2 days, so if you have questions, you can find me. Sarò qui per i prossimi 2 giorni, quindi se avete domande non esitate. Thank you. Yes, Luca, the moderator. Where's Luca? Maybe had to be. It needs to be paused. Luca's not here? Okay, I'll introduce. Thank you, Ismail. He sent the guy to me anyway. I'm reviewing Non so come funziona, come si stoppa. Vabbè, non stoppiamo perché iniziamo subito con il prossimo talk. Visto che non ci sono domande per Ismail, facciamo l'altro che è l'ultimo in inglese e poi passiamo la parola a Luca se torna, che ci spiega un po' di scelte nostre. Dunque, introduciamo adesso il momento di Yura. Should be your turn. I think so. Yeah. Yura, lui ci parlerà dell'approccio olistico alla creazione di software per social network. Quindi ringraziamo di nuovo Ismail. Thank you again and welcome Yura. Hello. Hello. Okay, so everyone ready? Yep. Yeah. Okay. Pronti? My name is Eurosol. That's my screen name, and I run a website called Eureka.org, which is a social network based on Elgg. And the main focus of my site is to help facilitate healing collectively and individually, and also to promote balance and evolution in consciousness and the planet in general. Buongiorno, io sono Yura e sono uno sviluppatore e ho creato un mio sito che si chiama Eureka.org.
nel quale mi occupo di guarigione individuale, di evoluzione personale e di consapevolezza. So my background is varied. I have studied computing at university and worked for various companies. I have auto timing on this, I forgot. 1 second, just have to turn that off. Okay, so yeah, I've worked for various companies, banking companies, media companies. I also make music, and I'm a sound engineer and a graphic artist, and I write as well. So I've learnt a lot in my life with regards to balance, and I've seen how we can bring balance to different areas of life which maybe some people haven't seen, and a lot of it can be applied to software and particularly social networks. So I thought it would be a good idea to talk to you about that today. Vi parlo del mio background. Personalmente sono laureato in informatica, ho una passione per la musica, sono un ingegnere del suono, ho studiato, mi piace scrivere e ho studiato il principio dell'equilibrio applicato a varie aree della vita, in particolare l'equilibrio applicato al software. Ecco perché oggi sono qui a parlarvi dell'equilibrio come visione olistica per il social network. So we're going to start off by defining what balance is. We all have a definition of balance. I have actually in my life come across a very, very good definition of balance, which I'll share, which is very precise and which I work from, and I've yet to find a problem with it. So this definition is that balance is no part or aspect or individual being overpowered. And no, basically that's it, no individual, no aspect overpowering any other aspect. So in my body I have a left and a right side. If I'm walking on a log and I balance this side too much, this muscle has overpowered this muscle and I fall over. So it's very simple. We sometimes forget that when we're designing software, and that's what I'm going to gradually focus more into here. Il principio di equilibrio secondo me è definito in questo modo: nessuna parte, aspetto, individuo sovrasta un'altra parte, aspetto, individuo. Si spiega molto facilmente se analizziamo il nostro corpo. Noi siamo fatti appunto di due parti, la parte sinistra e destra. Se io mi sbilancio verso il lato sinistro, i muscoli non reggono e quindi posso cadere. Lo stesso principio viene spesso dimenticato quando si crea un software. So as you can see in this graphic, we have geometry and lots of patterns, and software really is many patterns together, and we have patterns in society too and within ourselves. So we have to look at the patterns to identify whether or not they are in balance with one another. Come vedete dall'immagine si tratta di diverse figure geometriche che formano fra loro delle trame, e all'interno della nostra società e tra noi individui si creano delle trame e è necessario identificarle per creare quello stato di equilibrio. So I'm talking here about holistic balance, and so we look at the definition of holistic. And as you can see, holistic refers to a focus on the whole, meaning everything, and the interconnectedness of its parts. Whereas non-holistic refers to the opposite of that, which means that we're dealing with a way of thinking which causes segregation, breaks things apart, and ultimately it results in us not understanding the full picture. So, for example, a doctor that specialises in the knee does not necessarily understand everything that he needs to know to fully heal a person, whereas a holistic doctor will understand every part and therefore usually will be more successful. Il concetto di olistico si riferisce ad una attenzione all'interezza e all'interconnessione fra le parti, mentre il concetto di non olistico causa segregazione, separazione delle parti delle idee e causa a sua volta una mancanza di comprensione dell'intera immagine, dell'intera realtà. Questo succede per esempio nel caso dei medici che curano per esempio una parte del corpo ma non riescono ad avere una visione completa dell'essere umano. So holistic balance
is the ideal when designing systems from my perspective and experience, in the sense that we need to have a total understanding of the whole system and to then bring it all into balance. And quite often, if you're working in a team of programmers, as I have done, or a big company, it's quite common for the system to be so big that no one person understands the whole system. And as a result, there's a loss of understanding regarding what needs to be done in terms of design and putting fixes in and so on. In particolare l'equilibrio olistico riguarda appunto l'equilibrio totale, ovvero dobbiamo guardare all'intero sistema, altrimenti rischiamo di perdere la comprensione del tutto. Spesso si verifica che nelle grosse aziende, quando creano dei grossi sistemi, le varie parti vengono suddivise e quindi nessuno veramente capisce la completezza e l'interezza del sistema. So, if we're going to improve on that and to actually have holistic balance, there are some key points which are necessary, and these are points which people usually don't think so much about. They think about to some extent. Consistent awareness, which is the goal, which means that we have a consistent understanding of everything that's happening in the system to the best that we can. No compromises, which means that we don't deliberately do not quite as good as we could do for convenience. And no denial, which means that we aren't blocking out certain things because it makes our life easier. We think it makes our life easier, but in the long term it will cause us problems. And equally, diligent attention to all details. So being open-minded and doing our best to understand as much as we can within the team and overall. E per poter raggiungere questo equilibrio olistico dobbiamo avere quattro linee guida: quello della consapevolezza coerente, consistente, ovvero una consapevolezza continua rispetto al sistema che stiamo creando. Non creare compromessi, perché magari lì per lì ci può essere comodo, però poi può avere ulteriori ripercussioni negative, nessun diniego e un'attenzione diligente ai dettagli. Okay, so when imbalance is present, things become stressed, dysfunctional, they break down, and in this example, that's when he discovers his superpower. So in reality, that isn't what always happens when things break. You can learn a lot from imbalance, and you can learn a lot from breaking things, and that's a good way to learn, but there's only so far you can take that before it becomes a problem that ends your project. So the idea, obviously, is to learn the easy way rather than the hard way. Quando siamo in presenza di mancanza di equilibrio, gli elementi, le cose diventano confusi, disfunzionali e rompono i propri limiti. In particolare dobbiamo imparare nel modo semplice, non andando a cercare i problemi che possono poi creare e anche provocare la fine del progetto. So, the result of holistic balance, which is when you see the real benefits from it, is that everything simply flows effortlessly, and there's much less problems in the system, much less bugs, and this is really the goal of everyone who's making a system or coding a system, is to achieve something like this. But it's so rare that we don't usually have experience of it, and often we're taught that effort is a good thing. To put more effort into something means that you are successful, but we forget that effortlessness also exists, and effortlessness ultimately means everything's simply working well, and when you're working like that, there's no effort. So it's a very different way of thinking to realise that you can actually change the way you work and get much better results through following simple principles of balance. Bisogna considerare che se adottiamo il sistema dell'equilibrio otterremo sicuramente dei risultati migliori con un minor sforzo. Infatti noi siamo abituati a pensare allo sforzo come a qualcosa di produttivo, di utile per raggiungere uno scopo, ma esiste anche la dimensione dell'assenza di sforzi che permette comunque di lavorare bene senza incontrare ostacoli per raggiungere migliori risultati. So,
with a system like Elgg, there are some points that we can balance in all the systems, and really most software systems. Very basically, we have to balance the hardware, the teams, the people, and the users, and the code that we're using can be balanced or imbalanced. The user interfaces, that's a whole area of balance or imbalance again. The system is interfacing with our mind, so it's very important that we achieve a degree of balance in what we're doing there. And the structures of the site too, such as the page hierarchy, databases, everything needs to be balanced, and if one point is out of balance, it can affect the others. Quali sono gli aspetti che dobbiamo equilibrare all'interno del social network, del software? Innanzitutto l'hardware, i team di sviluppatori e l'audience, il codice, l'interfaccia utente e le strutture. Pensiamo infatti che la struttura e comunque le pagine del sito entrano in connessione diretta con la nostra mente, quindi laddove la struttura è equilibrata ci saranno migliori ripercussioni sulla nostra percezione. Inoltre, se uno di questi aspetti non è bilanciato, non è equilibrato, ci saranno ripercussioni anche sugli altri aspetti. So very quickly, within a computer, the different parts of the computer all need to be balanced with each other to facilitate the task that we want the computer to do. Per quanto riguarda l'hardware, ci sono appunto, è necessario bilanciare l'hardware per facilitare i compiti che poi faremo fare al computer stesso. If we don't have enough memory, enough processing power, enough storage, then some aspect will fail in our system. Se non disponiamo di abbastanza memoria, abbastanza capacità di memorizzazione e altri aspetti, sicuramente ci saranno poi dei disguidi successivi. Equally, the people need to be balanced, and this is the most complicated and challenging part of the process of balancing a system, in the sense that you can't balance someone else, they have to want to be balanced and do it themselves. However, if we all collectively understand how to balance ourselves, then we will have more success than if we don't understand. L'aspetto umano è sicuramente quello più difficile da bilanciare, infatti è sicuramente difficile bilanciare o equilibrare una persona che non vuole farlo, però se capiamo l'importanza di questo avremo sicuramente dei buoni risultati. So from my perspective, to achieve that, there are some ideas that I have which I know work. If you're part of a team or part of a social network, simply having clear intentions and objectives which everyone understands can go a long way to helping resolve balances and disputes and arguments which may not occur as a result of everyone understanding where they are collectively. Per quanto riguarda sempre questo aspetto, bisogna considerare che l'equilibrio significa avere obiettivi chiari, intenzioni ben definite, questo per evitare eventuali litigi, mancanza di comprensione anche fra i membri del team. Equally, access to clear information, if we're designing a software system which ultimately is running on information, often we have corporate structures involved where there's a pyramid, and the people higher up the structure have access to more information than the people below, and they think that makes sense. But in reality, since we're dealing with a creative endeavor like a social network, usually, in my experience, anything creative is best, if possible, to have total transparency. Un'altra cosa importante è avere accesso a informazioni chiare, quindi il principio della trasparenza, perché quando operiamo su social network e creiamo quindi dei sistemi sociali, assistiamo ad una sorta di piramide nella quale la cima della piramide ha accesso a molte più informazioni rispetto alla base. Questo implica che se abbiamo una trasparenza a tutti i livelli, tutto il sistema sarà più chiaro e più equilibrato. So, as part of that as well, there's a need to make sure that everybody has access to the resources they need as part of the team, and training and skills and ability and so on. And part of that also is ensuring that everyone is listened to and there's no biases,
this is a balanced situation, and it's very rare in my experience in a corporation or team, a big team, for everyone to have that level of balance and respect amongst each other. So anything we can do to cultivate that will improve the overall result of our system and our software. Un altro punto importante è quello dell'accesso alle risorse e alle conoscenze e di garantire a tutti la giusta attenzione, il giusto rispetto e che ciascuno all'interno del team venga ascoltato. So all of these points ultimately lead us to have an increased level of mental, psychological and physical health, which then goes in to help us improve what we're doing. So it's a cyclical process of improvement. We improve one part, that improves something else, and that helps us to improve other parts, and it just keeps going. The opposite of that is the opposite, which is not good. Things gradually deteriorate. So il nostro obiettivo quindi sarà la salute psicologica, fisica ed emotiva dei membri del gruppo, e in particolare ciascun aspetto ha lo stesso valore, la stessa importanza, tant'è che uno di questi aspetti bilanciato, equilibrato, avrà ripercussioni positive anche sugli altri. And just like we can balance our team, obviously when we're making policies and rules for our social network, as Ishmael was explaining, we're defining the way that people interact on our site, we're defining the way they think to a certain extent and how they are living in their lives, although we may not think about that. So this is all, from my perspective, very important to understand if we're going to create a successful product. Come diceva prima Ismail, è importante capire come le persone, i membri interagiscono, è un aspetto che nella mia opinione è altrettanto importante. So from a programming perspective, I'll keep this short. We've already had developed a talk earlier on. Some of these points have been covered. It's important to have code that can be reused, that can be understood, from commenting, good commenting, and to have an efficient use of logic in our use of code. This will come through in everything that we do on the system. Per quanto riguarda la parte della programmazione, l'abbiamo già affrontato prima, nella prima sessione, il discorso del codice. Il codice deve essere facilmente leggibile, i moduli e le funzionalità devono essere ottimizzate, possiamo riutilizzare lo stesso codice e avere un utilizzo efficiente della logica. So if we zoom into the code itself, functions can be too big, too short, too complicated. It can result in an inefficient use of the computer and ultimately will affect the efficiency of our whole system. Well-written code that's balanced will result in high performance, and poorly written code will result in low performance. Le funzioni, le funzionalità possono essere troppo ampie, troppo esigue, complicate, e questo si ripercuote sull'efficienza e l'efficacia del sistema stesso, che potrebbe portare quindi ad una bassa performance. User interfaces and page layout. When we're coming to design the pages of our site, this is the part where the minds of our users interact with our system, and it's really the one aspect which many users, that's all they will know about our system, because that's all they see. So this is a whole topic which you could study for a week or a month or 3 years, but there are certain principles which always are going to be relevant in good graphic design. Per quanto riguarda la user interface e il layout delle pagine, dobbiamo ripetere che appunto è l'ambito nel quale l'utente viene visivamente coinvolto, quindi c'è un'interazione diretta con la mente dell'utente. È sicuramente un argomento già trattato, poi ci sono alcuni principi che vanno assolutamente considerati. So I'll just briefly describe some of the main points, which is to say that there's always a balance to be found between the amount of empty space you have on a page and the amount of content on the page. And every site might be slightly different. It needs to be not too crowded for people's minds to be able to receive the information and understand the page. All'interno di una pagina bisogna bilanciare bene gli spazi vuoti e gli spazi che presentano contenuti. I siti possono differire fra loro, ma è importante che non siano troppo pieni, in modo tale da non confondere l'utente. Equally, all the other elements on the page can be balanced in terms of graphic appearance. Dark and light, is the text easy to read for people with vision impairment? There are many facets to this which maybe are more
focused to a designer. In other words, the designer needs to understand this perhaps more than administrators, but it helps for everybody to understand something about these topics when they're making decisions about their own website, and it will result in a higher quality of site the more people understand these principles. Anche l'apparenza grafica, quindi la veste grafica degli elementi all'interno del sito è molto importante. Questa componente è sicuramente ben studiata dai designer, dagli sviluppatori e non tanto ovviamente dagli amministratori, e bisogna poi assicurare che il testo sia ben visibile anche per persone che hanno problemi di vista, per esempio. Tutto questo sempre allo scopo di garantire un'alta qualità. Also, within all of this, every single one of these points I could talk about for 2 or 3 hours each, so I won't, but as an example, the size and style of fonts that we use on the page, some people might think that's not very important, but I mean, there's books written just on fonts and design and style and the way the mind receives the fonts. So I'll give a very quick tip, which is that fonts which are sans serif, which do not have the small inflection or false small marks that they have on serif fonts that are joined up, they're best for titles. Serif fonts are easy, the mind finds it easier to read serif fonts for longer flowing pieces of text. E dunque, su ciascuno di questi punti avrei da parlare ore e ore, però non è il caso oggi. Ci sono libri interi che trattano il discorso dei font, dei caratteri utilizzati all'interno dei siti, e quindi questo è un aspetto molto importante a cui molti non danno attenzione. In particolare vi do un piccolo consiglio. Il font sans serif è ideale per i titoli, infatti è facilmente leggibile perché non si adatta a lunghi contenuti ma a frasi brevi. Okay, so the structures of the website, such as the page tree, all the way through to the database, all can be balanced or imbalanced, and there's a whole world of problems that could be hidden away in there that we're not so aware of. There's no one answer that will always work necessarily for page structure, for example. Databases have certain rules which the developers can always learn and be aware of, such as normalization. Un altro aspetto importante è quello della gerarchia e della struttura del nostro sito. Infatti questo è un aspetto, cioè la struttura è un aspetto nascosto che non vediamo, però ha una sua importanza, e anche i database stessi devono seguire determinate regole. So really this comes down to a certain amount of trial and error and learning and research, like Ishmael said, to understand what your users are looking for, and just practice. But the key point is to remember that you can always improve the balance, and always to allow an agility in what you're doing, to remain agile, to change things if you need to, rather than deciding this is how it is and we're stuck with it. È necessario dunque fare una buona ricerca per poter avere un prodotto di qualità, quindi capire, come ha detto prima Ismail, che cosa gli utenti cercano sul nostro sito, e comunque è importante sapere che si può sempre migliorare l'agilità del sito stesso, che molto spesso si possono apportare delle piccole modifiche piuttosto che chiudere completamente il progetto. Also, as Ishmael mentioned, there's the issue of whether our social site models the structure of the users who are expected to use the system. Are they going to be coming to the system and find that they're annoyed that the way that their group interacts is not reflected by the design and structures in the website? Un altro aspetto affrontato prima da Ismail è il discorso della struttura sociale del sito che riflette la struttura sociale degli utenti. Spesso il modello scelto non è corretto e quindi l'utente si trova annoiato o comunque non interessato da quello che gli stiamo proponendo. And again, there's always the important point, which I stress over and over again, to remember that balance comes from a holistic approach. So rather than focusing on perfecting one part of the system,
it's very important to remember to look at and study how a change in one part of the system will affect the other parts, and ideally to have a system which is monitoring the performance, perhaps automatically, through code analysis and metric measurement, so that you can see quickly how your changes have affected the rest of the system. Il concetto di equilibrio è, come dicevamo prima, connesso con la concezione olistica del progetto. Non è importante perfezionare un aspetto e tralasciare gli altri, è necessario guardare a ciascuna parte come importante e considerare che questa avrà ripercussioni su tutte le altre parti. So, where do we need to balance in our system? Basically, it all begins in logic and the way that we translate our thinking into the technology and the code. Dove dobbiamo apportare equilibrio? Sicuramente all'interno della nostra mente e nell'utilizzo della logica. So, logically, that brings us back to needing to balance us inside and the way that we think. And some people, maybe they don't want to think inside, they don't want to think about these issues, they just want to think about computers. But ultimately, the only way you're going to improve really in what you're doing in the computer is to first improve your own balance. Di conseguenza un sistema bilanciato avrà ripercussioni anche sul bilanciamento della persona. Infatti non possiamo soffermarci a guardare solo il computer, a studiare il computer, perché prima dobbiamo equilibrare e bilanciare noi stessi. So a balanced mind, let's say, might make a version of this diagram which we can all look at and read and understand, and quickly, in an efficient way, discuss it and improve on what we're doing. Somebody who hasn't taken the time to consider balance in what they're doing might produce this. Dunque, una mente bilanciata sarà in grado di mettere in discussione e migliorare una situazione sbilanciata, e una persona che non pone attenzione al concetto di equilibrio invece produrrà qualcosa di sbilanciato. So, in part of my research and in my life, I've studied holistic health a lot, and that's a massive subject which I can't talk about here for more than 2 minutes. But if I had to take one lesson that I've learned about how to balance yourself and therefore to balance your software, it's about balancing your brain, the two hemispheres together. Una lezione che ho imparato nella mia vita e anche nel mio percorso professionale, per la quale potrei parlare anche qui ore e ore, è il concetto di equilibrio personale. La cosa più importante è bilanciare i due emisferi del nostro cervello. So you may have one side of your brain that's dealing with logic and that's very developed, and another side of your brain which is telling you to get up and walk away from the computer and do some exercise. E quindi, come dicevamo poco fa, la parte logica potrebbe essere particolarmente sviluppata, mentre la parte emotiva essere più debole. If the two parts are talking together, then you have harmony and you'll do what you need to do to be the best version you can be and to create the best software you can create. Se le due sfere parlano fra di loro e comunicano, si otterrà armonia, e questo permetterà a voi di essere la vostra versione migliore, di creare prodotti di alta qualità. So to summarize that, I would suggest some meditation and less internet. Se posso suggerirvi più meditazione e meno internet. So if we're creating a new balance in a system or in our lives or in anything, there are certain principles which are important to understand, and the first one I've written here is to end reliance on assumption. And people like to assume things because it's easy and it's quick, and later on they will learn that those assumptions were wrong, and now they've added an extra 2 weeks onto their project. Ci sono alcuni, comportamenti che bisogna evitare per poter ottenere l'equilibrio. In particolare il fatto di essere sempre legati a
assunti, ipotesi, schemi di pensiero limitanti. Many people have a habit of deciding that they must have an answer, and that's better than having no answer. Whereas if you allow yourself to just accept you don't have the answer may come to you rather than you working with the wrong answer for a while. La maggior parte delle persone desidera ricevere risposte e dobbiamo però abituarci al fatto che le risposte possono non esserci e quindi poter lavorare così piuttosto che lavorare con una risposta sbagliata. Another very important point for programmers and technical people is to remind them to use their feelings, which is something that is like a foreign word to programmers, usually. Di solito i programmatori o chi lavora nell'ambito dell'informatica tralascia la componente delle sensazioni e sembra quasi appunto una parola sconosciuta in questo mondo. We can actually feel when we are overstepping the balance points in our design. We may, if we're very attuned to our intuition, our feelings will let us know ultimately that what we're doing, the decision we're making, will annoy someone or it will cause us another problem. Most people have no idea that they have this ability within them. Molte persone non sono consapevoli che le proprie sensazioni spesso guidano verso la direzione giusta, ci fanno capire prima le conseguenze di un'eventuale azione. Also stopping biases and making judgments, which again is part of guessing. If we have a bias in our mind towards a kind of an idea where we're willing to focus on that and block out another idea, such as a technology, such as Elgg or another social network or another piece of technology, and we're obsessed with that piece of technology, we may well cause ourselves more problems than if we were more open-minded. E un altro aspetto è quello di essere più aperti mentalmente, lasciare da parte giudizi che possono influenzare le nostre decisioni e farci magari inseguire ossessivamente alcune cose piuttosto che altre. And since we're here talking about social businesses, in the social business context, I would hope that this next point doesn't apply so much, but in the corporate world where big money is involved, very often I found that imbalance is engineered deliberately into the system to attempt to make more money from people and to exploit the situation, whereas actually later on down the line it's discovered that that was a mistake and it's cost them money. Per quanto riguarda, siccome parliamo di social business, in questo caso penso che non sia appunto il caso del social business, però in alcuni contesti ho visto che è stata applicata un disequilibrio diciamo informatico deliberato per tentare di fare, diciamo, trarre profitto dal sito stesso, e questo poi alla fine ha ripercussioni assolutamente negative, quindi assolutamente da evitare. Well, actually, we are still unbalanced, but not deliberate. That's okay. That's fine. I'm just talking about people that in the shadowy world of the internet deliberately planning things. So this comes back to integrity. It's all about integrity. We need to have a system that's based on integrity for the system to work, and programmers know that, because if they don't have integral code, the code doesn't work and the computer will complain to them. Si parla di nuovo di integrità, come nell'essere umano anche a livello informatico, se il codice non è integrale, integro, non funzionerà. Administrators and people that design sites and that run websites don't necessarily know this and haven't yet quite learned the value of holistic integrity, perhaps. Gli amministratori o chi comunque gestisce social network probabilmente non hanno ben presente questo valore diciamo, dell'equilibrio, ma è veramente importante. So all of this comes back to a key point, which is that collectively in a group and individually, the best possible result in my experience, no matter what we're doing, requires us to actually intend to create balance. If we're not intending to create balance, then we won't create balance. It's that simple.
Ovviamente l'intenzione gioca un ruolo fondamentale, se vogliamo creare equilibrio dobbiamo avere l'intenzione di creare equilibrio. And again, another very important point in that is that we need to end denial. This is another topic that I could talk for a week about. It's quite complicated, but if you were to make it simple, it means you're not lying to yourself, you're not cheating, you're not trying to make things look better than they are. You're just being honest, and therefore problems can be solved quickly and effectively. So you don't have marketing teams promising things that the development team can't deliver, and everyone is happy as a result. Un'altra cosa molto importante è lo smettere con il diniego, con la mentire a se stessi e mentire di conseguenza anche agli altri. Infatti spesso facciamo promesse che non possiamo mantenere, ma in questo modo complichiamo le cose e non siamo in grado di risolvere veramente i problemi. So one observation that I made about social software is that there's always a degree of control and freedom involved in any social interaction, and when we're creating rules or adding features, that will affect the way the users interact as a group and with the website. So there are some principles involved there which it's good to understand. All'interno di un social network ovviamente c'è sempre un certo grado di controllo e un certo grado di libertà. Quando introduciamo delle regole o delle funzionalità dobbiamo essere consapevoli che queste si ripercuoteranno sull'utilizzo da parte degli utenti. So as you can see, when rules and features place limits on the users, that has the potential to create imbalance in their experience, and they will fairly quickly cause imbalance in the life of the administration team and the coders by complaining and shouting. E quindi regole e funzionalità che danno limiti agli utenti hanno il potenziale di creare disequilibrio anche per gli utenti stessi, ma anche per il team amministrativo. So equally, when features remove limits from the users, that has the potential to create imbalance in the system, in the sense that more activity will probably happen on the website. So you may need more hardware resources to support that, and that may then equally then affect the users, which may then cause further imbalance in the admin team. Allo stesso modo, se invece vengono rimossi dei limiti per gli utenti, questo può creare un disequilibrio all'interno del sistema che può richiedere a sua volta la necessità di più hardware e difficoltà per gli utenti stessi, che poi a sua volta creerà difficoltà per il team di amministrazione. So, from my perspective, a good approach to solve this problem is to take a deep breath, and instead of jumping in and making a new feature, a new decision, a new rule, is to remember to look at every decision and to see whether our feature is going to affect the user in a way which brings our system in or out of balance, and particularly with no personal bias being involved because you like a particular thing, even though it's causing loads of problems, but it must be in there because you say so. Dunque, quindi quello che vi consiglio è di essere tranquilli, flessibili e di essere pazienti soprattutto, e quindi guardare ciascuna regola o funzionalità con attenzione, cercando di analizzare tutti gli aspetti che possono modificare l'integrità del sistema. Okay, so I had quite a longer talk than this, but I cut it down because of the need to translate the text. I didn't think I'd get to this example, but I have, so I'm going to briefly talk about Google+. Ora vi parlerò di un esempio tratto da Google+, e non ho preso tutto perché la traduzione era piuttosto lunga, però vi volevo fare questo esempio. So I picked this example because it's a well-known website and probably most people have used it. I could have equally chosen Facebook or any other big well-known social network.
Ho preso questo esempio proprio perché è una funzionalità che molti conoscono, che molti probabilmente hanno già utilizzato, ma avrei potuto trarre esempio anche da qualsiasi altro grande social network come Facebook. I also picked this example because it's the one that I found the most annoying in my entire time using social networks. Ho scelto di proporvi questo esempio perché è quello secondo me più calzante. So hopefully this will demonstrate some of what I'm talking about. Sicuramente ci dimostra al meglio quello di cui stiamo parlando. So YouTube and Google Plus have an anti-spam function which is intended to do what they can to increase the quality of the comments on Google and YouTube. YouTube e Google Più hanno una funzione anti-spam. It's allegedly intended to limit the ability of users to flood comments threads with adverts in inappropriate messages, because that is the intended function of an anti-spam feature on a website. Questa funzione ha l'intenzione, diciamo, intende in maniera diciamo volontaria, intende limitare l'abilità degli utenti a diciamo così As we'll see, Di riempire di commenti. ok, Dei commenti, di riempire appunto di riempire i thread di commenti degli utenti con pubblicità e messaggi inappropriati. but as we'll see, in reality there are quite a few problems with it. And just to describe some of the aspects as I've been able to understand it, not working for Google, it prevents the posting of a URL in a first comment, for example. Per esempio impedisce di postare URL in un primo commento. That may be only for users who have already been marked as potential troublemaker. E questo riguarda gli utenti che sono stati marchiati come possibili disturbatori. In my experience, also as somebody apparently marked as a troublemaker on Google Plus, it prevents the sharing of posts to more than, say, 2 communities in Google every few hours. E di nuovo impedisce la condivisione di alcuni post in più di 2 comunità all'interno, cioè durante poche ore. The biggest problem with this is that the system does not tell the user that they're blocked. So the poster thinks that everyone is seeing their posts, but they aren't. Il problema con questa funzione è che l'utente non è consapevole del fatto che i post in realtà sì sono pubblicati ma non vengono visualizzati. So from my experience and the experience of many other people, I'm sure you can guess the results of this is that we feel overpowered since we can't do what we think we're meant to be doing on the network. E come risultato l'utente si sente diciamo scoraggiato perché non può condividere le informazioni che vuole liberamente. Users often, including many people in the forums for Google, have lost trust in Google as a result of this and in the system because they feel that they're being arbitrarily censored. Gli utenti hanno pertanto perso la fiducia nel sistema perché sembra che appunto ci si sente censurati in maniera arbitraria. And logically the result of that is that many of them have left those networks to go looking for alternatives. Ed ecco perché molti utenti hanno cambiato sistema e si sono diretti altrove. And because there is a limitation of the communication within the system, the overall value for the users is decreased. La comunicazione viene limitata, quindi il valore del sistema diminuisce. And as far as I can tell, after 2 years of this having been raised in the Google support forums, and there's a 220 post thread in there about this topic with all manner of arguments and shouts and complaints, the only response I could find in there from Google experts was, yes, it needs to be fixed. E dopo 2 anni e un thread di oltre 200 post all'interno dei forum del supporto e non ci sono state risposte ufficiali, solamente alcuni esperti hanno detto sì, il processo deve essere rielaborato. So in all of that time there's been zero improvement to the system that I can tell, and that they haven't taken the opportunity to cultivate a sense of good faith with the users who are having this problem. Dunque il fatto di non aver creato miglioramenti e non aver dato supporto
e non ha contribuito a ricreare il senso di fiducia e armonia all'interno della comunità. So how, from my perspective, some ideas that I would suggest in that situation is fairly obvious really, but from a technical perspective they simply need to implement a method of informing the users that their posts are being blocked and the rest of the world can't see these posts, which would create a balance in the relationship between the system and the users. Come possiamo secondo me ricreare la fiducia e sicuramente l'equilibrio? Attraverso la trasparenza, bisogna informare in questo caso l'utente che il messaggio è stato bloccato e quindi fornire una giustificazione. Equally, following on from that, there's another way to create a sense of respect and balance there, which is to make it clear what is and is not considered spam, so that the people who are at least being blocked understand why they've been blocked. This policy may well exist, but for the average user it's not visible to them. So if they do find out they're being blocked, they probably still don't know why. Un altro suggerimento è quello di dare sempre linee guida chiare affinché l'utente possa capire ciò che è spam e ciò che è no. Probabilmente questa opzione già esiste, però non è visibile, quindi l'utente non è a conoscenza. And the last point there really is just my suggestion to, and this goes through most computing systems, usually there's an intention, in whether accidentally or not, to control people for the protection of the system without enough consideration being given to the free expression of the people and their need to be and express through the system, which is very important, especially for social systems, where it's a lot about communication and interaction. E questo riguarda in maniera particolare i sistemi di social network dove appunto c'è molta comunicazione. È importante secondo me lasciare molta libertà di espressione all'utente, tentando appunto di controllare meno le persone. Generalmente questo controllo viene fatto per proteggere il sistema. So this was a little bit of a philosophical talk, and hopefully, from my perspective, I'd like to think that this kind of thinking can improve the internet for me and for everyone else. If these types of ideas proliferate a little bit more, maybe our lives will be a little bit happier and maybe we'll be able to communicate a little bit better. Questo approccio, come avete visto, è piuttosto filosofico, ma secondo me ha le capacità per migliorare internet, e se questo approccio avrà un'espansione futura saremo tutti più felici e potremo gestire al meglio i nostri siti web. So thank you for having me, and if anyone wants to ask me questions or have an argument with me, I'll be here for 2 days or so. Okay. Grazie, e se avete domande o qualcosa da dire sono a disposizione. Grazie. Domande? Allora adesso ci fermiamo 10 minuti per il coffee break. Grazie Giulia. Buon caffè.